Confetti, brioche, cioccolatini, quelli che spesso compriamo in giro si aprono in un secondo. Ma quelli che realizziamo noi si aprono allo stesso modo? Spesso no, spesso occorrono le forbici per aprire le nostre confezioni, ma c'è un metodo che voglio insegnarvi per fare un'apertura facilitata. Eccoci qua, siamo su Cricut Design Space, andiamo a realizzare i nostri confetti monoporzione. Avete visto già altri tutorial, ma in questo andiamo a vedere come si realizza una chiusura a strappo. La prima cosa che vado a fare è far clic qua sul pulsante forme, vado a selezionare un quadrato. Come sempre sblocco le proporzioni, quindi faccio clic qua sul lucchetto in alto per andare a mettere delle dimensioni che desidero, quindi lo trasformo sostanzialmente in rettangolo. Metto una dimensione di 10 x 8 cm di altezza e questo è il risultato che ottengo. Ora vado su menu funzionamento, vado a selezionare la voce stampa, quindi taglia. Poi vado a far clic qua sul selettore colori. Come potete notare, con l'opzione stampa quindi taglia non ho solo il colore, ma posso anche selezionare i motivi. Mi si apre qua la raccolta con tutti i motivi, tra quelli che ho caricato io e quelli di Cricut Design Space. Vado a selezionare un motivo che ho caricato io, quindi voi probabilmente non lo avete visto però questo motivo sicuramente su altri video. Si tratta di un pattern molto semplice che si adatta veramente a grafiche di ogni tipo. Vado a far clic ora sul pulsante immagini e scrivo baby elefante con la N. Faccio clic adesso qua sulla lente per cercare qualcosa. Vado a prenderne uno molto semplice, vediamo un po' cosa trovo. Vediamo, ecco, mi serve uno tipo questo, vediamo se ne troviamo uno colorato. Ecco, per esempio c'è questo qua, seleziono questo elefantino. Ora ridimensiono. La dimensione in questo caso deve aggirarsi intorno ai 4,3-4,5 cm di altezza indicativamente, perché dipende anche comunque dalla grafica che state utilizzando e soprattutto da come sono i confetti che state utilizzando. Comunque non sblocco le proporzioni in questo caso e vado a mettere appunto circa 4,3. Ed ecco qua, vado a metterlo ora al centro. Per centrarlo perfettamente dovrei selezionare questo e poi anche il rettangolo, quindi fare allinea, centra orizzontalmente e poi allinea, centra verticalmente. Vi dico subito però che la centratura, ingrandisco solo un po', la centratura verticale poi andremo a spostarla un po' in base ad alcuni calcoli che andremo a fare. A questo punto andiamo a inserire una scritta, quindi faccio clic sul pulsante testo, eccolo qua il testo, diminuisco di nuovo un attimo la dimensione dell'area di progettazione e scrivo per esempio Leonardo. Ora seleziono la casella di testo, vado a far clic qua sempre su font e cerco un font che si chiama BFC, vedete che ce ne sono tantissimi. Quello che voglio usare io, vi faccio vedere qual è questo qua, Beach Shine. Vado adesso a ricolorarlo, quindi vado sempre su menu funzionamento, nel selettore colori metto questo colore qui che è uguale a quello delle orecchie del mio elefante in pratica e lo ridimensiono e lo vado a posizionare qua dentro. Ingrandiamo di nuovo così di nuovo riuscite a vedere ciò che sto facendo. E allora la prima cosa più importante che voglio farvi notare è che vedete che sembra che ci sia un bordino intorno alla scritta, però in realtà non c'è questo bordino. Cioè se io vado a fare una cosa di questo genere poi faccio unisci i livelli, vedete che il bordo in realtà non c'è. Se io voglio comunque fare un bordino così o un pochino più spesso, vado a selezionare la scritta Leonardo, vado ad aggiungere un offset, metto un offset per esempio di 0,08, quindi lo faccio un pochino più spesso di quello che c'è già, eccolo, e faccio così. Quindi questo è il risultato che ottengo.
il bordo reale ovviamente lo vedo sempre solo quando vado a fare così, quando vado a fare unisci livelli. Vedete che è leggermente più sottile di quello che avete visto in anteprima, perché il bordo nero, c'era anche il bordo nero di taglio. Chiaramente le scritte, quindi devo selezionare sia Leonardo che Offset, vanno poi centrate in base al rettangolo. A questo punto cosa vado a fare? Diciamo che vado a inserire la cosa più importante, quindi la mia chiusura a strappo. Per capire dove collocarla, temporaneamente io vado a selezionare l'elefante, l'offset, la scritta e raggruppo. Dico temporaneamente perché, mi raccomando, con il print and cut non lasciate raggruppamenti, perché so che molti di voi hanno poi dei problemi durante il taglio, ed è dovuto al fatto appunto che spesso ci sono questo tipo di raggruppamenti. Ora vado a far clic qua sul pulsante forma e inserisco di nuovo un quadrato, che vado sempre a trasformare in rettangolo facendo clic qua su questo lucchetto. Quindi metto una dimensione di circa 1 centimetro per 1,9 di altezza. Ottengo un rettangolo di questo genere. Cosa mi serve? Per capire praticamente qual è l'altezza e diciamo la larghezza, nel senso che il punto di inizio in cui andrò a mettere la mia chiusura a strappo. Ci possono essere tante differenze su queste misure, cioè per esempio una delle differenze più importanti è di come andate a sovrapporre poi la carta, oltre che la differenza più importante in assoluto è quella dei confetti, quindi della grandezza dei confetti. Quindi per andare a inserire la mia chiusura a strappo, la prima cosa che vado a fare è spostare verso il basso questo. Come vi dicevo, vado a spostare un pochino l'allineamento verticale. Ora questo cerchiamo di metterlo abbastanza allineato al rettangolo per essere, diciamo, al rettangolo di base. Per essere precisi, seleziono il rettangolo, seleziono lo sfondo e faccio allinea e poi allinea in alto. In questo modo sono perfettamente allineati qua. Ora vado sempre a far clic sul pulsante forma e di nuovo prendo un altro quadrato che trasformo in rettangolo. Vado a fare una dimensione di circa 8 cm, ma poi con precisione l'andrò a cambiare dopo, quindi faccio un rettangolo di questo genere e lo metto 0,5 di altezza. Anche l'altezza può essere, diciamo, modificata. A questo punto cosa vado a fare? Vado a mettere un'altra forma, quindi prendo questa vado a fare clic sul pulsante forme, seleziono questa forma qui e vado a ruotarla. Quindi sposto solo un pochino così, la ruoto. Ecco, mi raccomando, per fare una rotazione precisa, come tutti i programmi di Windows che sono presenti su Windows, potete premere il tasto Shift per fare una rotazione precisa. Infatti vedete che mi scrive 270 qua sopra. Ora vado a ridimensionare, anzi facciamo così per evitare di ridimensionarlo in modo sbagliato. Vado a impostare una dimensione di circa 0,5 per 0,27 più o meno, ecco, insomma. Quindi andiamo adesso a inserirlo qua e la prima cosa che dobbiamo controllare è l'altezza che corrisponda, quindi qua è 0,5 e qua 0,5, controllate sempre fino all'ultimo, selezionateli entrambi e poi andate a fare clic su allinea e poi centra verticalmente. Una volta fatta la centratura, verificate che questa parte qui sia almeno un po' sovrapposta al vostro rettangolo, in questo modo qua. Ovviamente se non lo era dovete di nuovo fare la centratura verticale. Ora andiamo a far clic sul pulsante combina e poi unisci. Ed ecco qua che abbiamo ottenuto un'unica forma. Ora vedete che va un po' fuori, potete farlo proprio uscire fuori, ma non ha senso, cioè un po' fuori nel senso che tocca un po' questo rettangolo. Sbloccate le proporzioni in modo da lasciare l'altezza giusta e diminuite solo la lunghezza, quindi fate una cosa di questo genere e fate in modo che più o meno inizi qua.
Chiaramente poi potete farlo anche un pochino più corto, l'importante è che la sovrapposizione poi sia fatta da questo punto, ecco, insomma, diciamo che poi questa è una cosa che vedrete solo nel momento in cui andate poi a chiudere il confetto. Prima di procedere con le altre cose salviamo il progetto e scriviamo confetti elefante con apertura a strappo e facciamo clic sul pulsante salva. Ed ecco qua. Allora, a questo punto cosa andiamo a fare? Selezioniamo questa forma, io vado a metterla solo di colore bianco così la vedete un pochino meglio, e andiamo adesso qua, quindi sempre sul pulsante forme andiamo a scegliere una cosa di questo genere, quindi un cerchio aperto. Ora ruotiamolo come sempre a 90 gradi, sblocchiamo le proporzioni e andiamo a posizionarlo qui sopra. Non dico che è la parte più difficile, però quasi, perché dovete cercare di essere abbastanza precisi, ecco. Quindi ingrandiamo un bel po', arriviamo almeno a 600 perché sennò non si riesce a vedere bene, così anche voi vedete cosa sto facendo. Ecco, dovete prima di tutto cercare di capire qual è la larghezza, cioè impostarlo della stessa identica larghezza. Quindi andiamo a appunto, come vi dicevo, dovete essere estremamente precisi, ingrandiamo ancora un pochino e sblocchiamo, attenzione perché ogni tanto le proporzioni si rimettono a posto, quindi devono essere sempre sbloccate le proporzioni. Qua dovete cercare di farlo il più corto possibile, quindi dovete andare a fare una cosa di questo genere. Ed ecco qua, praticamente, diciamo indicativamente è corretto in questo modo. Ora potete fare diverse cose. La prima è quella di andare ad aggiungere un rettangolo e farlo sottile allo stesso modo. Diciamo che è l'opzione che in linea di massima vi consiglio di più, però attenzione perché in alcuni casi potrebbe dare, o per meglio dire, l'opzione del rettangolo è quella che vi consiglio di più perché non vi dà problemi, ma l'opzione più semplice è questa qua, quella che vi faccio vedere. Quindi usate il rettangolo nel caso in cui la linea, che questa è una linea di cordonatura che andiamo a assumere un funzionamento, la trasformiamo in taglio di base, nel caso in cui appunto rilevasse dei problemi durante il taglio. In linea di massima, quando i prodotti sono così, cioè quindi molto molto semplici, non dovrebbe darvi dei problemi. Se ve li dà, sappiate che, come vi dicevo, potete utilizzare un rettangolo e andarlo a fare sottile come una linea. Andiamo a ruotare la nostra linea di 90 gradi, vediamo solo dove l'ha messa, diminuiamo un attimo le dimensioni, eccola qua, e adesso trasportiamola qui così, però ovviamente dobbiamo farla un bel po' più corta, quindi facciamo una cosa di questo genere. Voi dovete considerare che dobbiamo fare semplicemente una sorta di linguetta. Andiamo di nuovo a ingrandire un po', ecco qua. Adesso dobbiamo cercare di essere abbastanza precisi, vedete dov'è questa linea, quindi abbastanza preciso in modo che il taglio venga fatto nel punto giusto. Non è semplicissimo essere precisi con Cricut Design Space perché c'è una sorta di calamita, diciamo così, che gli altri programmi, appunto nei programmi di grafica, sono calamite, insomma, quindi si agganciano a punti specifici e quindi qua non è precisissimo. Anche se poi durante il taglio diciamo che non si noterà molto, però non è precisissimo perché ovviamente non mi dà la possibilità di muoverlo in maniera ultra precisa, come vi dicevo. Ora duplichiamo e andiamo a spostare la nostra linea, la mettiamo qua. Ora selezioniamo le due linee e facciamo a linea, per esempio a destra. Ecco qua, in questo caso hanno la stessa altezza. Ora hanno la stessa altezza, però sono un po' troppo in alto, quindi spostiamo leggermente verso il basso in questo modo. Ed ecco qua.
Una volta che abbiamo inserito le nostre linee, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo selezionare questa parte qui, questa qui dove c'è scritto unisci, chiamiamola per esempio linea strappo, ecco qua, così almeno sappiamo identificarla facilmente anche qua, quindi nel pannello livelli. Allora selezioniamo questa linea strappo, mi raccomando non selezionate queste linee qua, quindi le due linee e il cerchio aperto, la mezzaluna diciamo così. Andiamo qua su menu funzionamento e facciamo clic su perforazione, ed ecco che la macchina con l'apposita punta per perforazione andrà a eseguirci il taglio. Ora cosa dobbiamo fare? Semplicemente questo, andare a fare un altro rettangolo, oppure per comodità possiamo anche duplicare questo semplicemente, quindi lo duplichiamo, andiamo a posizionarlo qua e consideriamo anche l'altezza che dovrà essere di circa 1,5, ecco qua, quindi cerchiamo di far sì che non sia al di sotto di 1,5, più o meno ci siamo, sono solo un po' i piedini che probabilmente vanno un po' giù, ma diciamo che non è così tanto. Eventualmente possiamo andare a spostare leggermente in alto ancora il nostro elefante, così abbiamo considerato tutte le misure, quindi sia quelle in alto che quelle in basso. Ora cancelliamo questi rettangoli perché chiaramente non ci occorrono più, eventualmente possiamo nasconderli se pensate che possano servirvi successivamente. Ecco qua, ora salviamo. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo andare a... Allora, guardate che qua esce leggermente, potete anche fare che esca leggermente perché volendo viene ancora più preciso se esce un po', però se invece lo volete fare all'ultimo potete comunque farlo, vedete voi come preferite. Adesso devo andare a selezionare l'elefante, che è questo gruppo, che però devo andare a separare. Quindi seleziono tutte le parti dell'elefante e seleziono anche lo sfondo e faccio clic su unisci livelli. Dovete solo stare attenti di non aver selezionato tutto il resto, quindi faccio clic qua su unisci livelli. Adesso faccio disponi in fondo in modo da poter vedere di nuovo la mia apertura a strappo e faccio una cosa di questo genere, quindi allega, salvo. Andiamo a vedere adesso l'anteprima dei tappetini. Facciamo clic qua sul pulsante crealo ed ecco quello che io vedo, quindi nell'anteprima c'è stampa, quindi taglia, e perforazione e taglio di base, quindi insomma c'è tutto praticamente. Qua se volete potete ingrandire un po' per vedere bene. Vedete che qua questo qui è un po' diverso perché c'è sia il taglio che la perforazione. Chiaramente non siete obbligati a fare anche la perforazione di questa parte qua sotto, potete anche fare solo taglio ovviamente, non cambia niente, in realtà non cambia niente, diciamo che per comodità fate prima, visto che avete creato una forma, fate prima far così, ma se volete potete andare a togliere quest'ultima parte qua dalla perforazione e lasciare solo il taglio. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a far clic qua sul pulsante continua. Io in questo caso ho più macchine, quindi mi chiede qual è la macchina a cui mi voglio collegare, io mi collego a questa e poi chiaramente ora dobbiamo andare a selezionare solo il materiale. Vi consiglio una carta intorno ai 100 grammi. Allora, prima cosa che dovete fare per fare un print and cut è questo: invia alla stampante. Quindi avete la possibilità di selezionare una delle stampanti che sono state installate nel vostro PC, potete modificare il numero di copie, la smarginatura vi consiglio di tenerla sempre se usate carte specifiche potete andare a modificare le impostazioni di stampa utilizzando la finestra di dialogo di sistema, quindi facendo clic qua su questo tastino e poi andiamo a stampare. Una volta che avete stampato ovviamente vi apparirà l'elenco materiali e quindi scegliete voi qual è la carta che utilizzate. Potete, ripeto,
vi consiglio di utilizzare carte abbastanza leggere, non troppo perché poi si strappano, però una via di mezzo, ecco, insomma, non un cartoncino, sicuramente non un cartoncino, quindi dovete selezionare a questo punto il materiale che preferite e mandate il tutto in taglio. Eccoci qua, questa è la nostra stampa, ma soprattutto abbiamo eseguito il taglio con Cricut Maker. Ho utilizzato una carta fotografica da 120 grammi, potete utilizzare preferibilmente carte patinate a uso alimentare, però questa volta ho voluto farvi vedere la carta fotografica perché so che tanti di voi hanno un aggetto di inchiostro e con l'aggetto di inchiostro non si possono utilizzare facilmente le carte patinate appunto ad uso alimentare. Adesso la prima cosa che vorrei farvi vedere è un dettaglio molto piccolo, quindi spero che riusciate a appunto notarlo. Qui c'è una piccola parte che normalmente dopo il taglio viene via, per quello che vi dicevo che vi consiglio di fare sia la parte di perforazione e poi sopra la parte di perforazione di andare a inserire questa linea aperta che vi ho mostrato in area di progettazione. Perché? Perché così facendo questa parte qui, provo a farlo vedere ancora un pochino da vicino, vedete che c'è questo piccolo pezzo di carta che in realtà va eliminato, cioè al termine del taglio dobbiamo andarlo a eliminare. Perché dobbiamo andarlo a eliminare? Perché viene evidenziata in questo modo la linguetta, quindi è un pochino più facile da utilizzare, per cui c'è un piccolo spazio, diciamo così, tra la grafica e la linguetta. In questo modo noi possiamo anche sollevare leggermente la linguetta così ed è già pronta per andare a eseguire lo strappo. Ora passiamo agli altri step. Quindi cosa dobbiamo fare per andare a mettere i nostri confetti all'interno? Munirci per prima cosa di una colla come questa che incolli veramente. Io utilizzo una colla stick, come avete notato anche in altri tutorial. Si può anche non mettere la colla, perché diciamo la confezione interna del nostro confetto ha questa plastica, quindi basta che va leggermente a contatto con questa plastica e si scioglie leggermente, anche se non del tutto ovviamente, e fa sì che i due lembi di carta si incollino una volta appunto che tocchiano questa parte trasparente. Però in questo caso specifico, proprio perché andiamo a mettere questa chiusura a strappo, vi consiglio di usare la colla. Poi vedete voi comunque come preferite, non succede niente, potete utilizzare anche il metodo classico, quello che vi ho insegnato in altri tutorial. La prima cosa che dobbiamo considerare è questa, mi sembra di avervelo già citato prima in area di progettazione se non sbaglio. Un elemento importante è la sovrapposizione. Cioè quando andiamo a fare così ovviamente una parte della carta viene sovrapposta. Questo è il motivo per cui io vi ho fatto mettere questa striscia un pochino più spostata a lato, dove abbiamo messo quel rettangolo di 1 cm per 1,9. Quindi dobbiamo andare in sintesi a mettere semplicemente un pochino di colla. Allora potete metterlo o sopra o sotto, ma secondo me è meglio così, quindi un pochino di colla da questo lato, quindi da questa parte dove c'è la linguetta, e poi potete andare a mettere un po' di colla nella parte superiore, quindi qui, e in quella inferiore. Non la dovete mettere solo qua, in pratica solo da questa parte, quindi solo sulla destra dovete evitare di mettere, ma sopra, sotto e il lato sinistro dovete andare a inserire, appunto ad applicare più che inserire, la colla stick. Quindi andiamo a mettere un pochino di colla. Come vi dicevo, utilizzate sempre solo colle di ottima qualità, specialmente se state lavorando per dei clienti e non per voi stessi.
quindi andiamo appunto ad applicare la colla. Una volta applicata la colla andiamo a inserire qui all'interno il nostro confetto, cercate di metterlo più o meno centrato, ma soprattutto attenzione a dove lo mettete rispetto a questa linea tratteggiata. Quindi andiamo semplicemente a fare una cosa di questo genere. Prima di chiuderlo però dovete accertarvi di averlo messo centrato nella parte davanti, quindi questa è la parte più importante, diciamo. Ora, come vi dicevo, andiamo a incollarlo bene, sia qua, quindi sia in senso verticale, sia qua in senso orizzontale. Nella parte orizzontale dovete semplicemente fare così, quindi attaccare in questo modo. Una volta incollata sia la parte sopra che la parte sotto, andiamo a prendere questo accessorio qua, ve l'ho fatto vedere appunto anche in altri tutorial, è solo una pressina, quindi sostanzialmente scalda e basta, però ci aiuta a fare questo effetto rigato che è molto carino. Quindi andiamo a premere bene qui e attendiamo proprio solo qualche secondo affinché appunto l'effetto si veda. Una volta terminato ripetiamo la stessa operazione anche dalla parte opposta. Questa volta però dobbiamo stare molto attenti, qua c'è la linguetta e qui c'è la linea tratteggiata, quindi attenzione a dove posizionate la pressina. Premiamo sempre forte come prima ed eccolo qua, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. E ripeto, qua dietro c'è la linguetta, provo a farvelo molto lentamente per farvi vedere semplicemente cosa bisogna fare, cioè bisogna come sempre, come per qualsiasi linguetta, andare a strappare, diciamo così, quindi tirare, sollevare la linguetta in questo modo. Quindi ripeto, ve lo faccio vedere molto lentamente. Ed ecco qua, vedete che si apre e come vi dicevo è una normalissima chiusura a strappo. Una volta che si apre vi faccio vedere anche questa cosa qui, la parte dietro, quindi questa chiaramente non riuscirete a aprirla tutta, a parte che ovviamente quando va nel retro c'è un pochino più rischio che si strappi, però non è un problema se non l'aprite tutta. Spero che riusciate a vedere, cercate di farvelo proprio molto lentamente, spero riusciate a vedere, perché tanto voi semplicemente fate una cosa di questo genere e sollevate poi il vostro confetto, quindi lo togliete dalla confezione, cioè così praticamente. Ed eccolo qua, vedete, questo è il confetto, può essere volendo anche rimesso qui all'interno, ve lo faccio vedere qui che magari lo vedete un po' meglio, ecco così. E quindi abbiamo la nostra chiusura a strappo. Beh, volendo lo potete anche strappare, potete andare, vedete, ancora un pochino più avanti fino al massimo a qua, perché poi c'è la sovrapposizione, però come vi dicevo comunque è perfetta, nel senso che l'apertura comunque facilita assolutamente l'uscita del vostro confettino. Io adesso ho fatto, a parte il fatto che questo è un confetto da laurea, vabbè, comunque io adesso ho fatto l'elefantino. Chiaramente ci vorrebbero confetti da battesimo in questo caso, però si può fare anche per San Valentino, semplicemente con i cuoricini rossi che sono comunque carini, e si possono fare con delle caramelle, insomma con delle brioscine, sono molto belle, anche con delle brioscine, specialmente quelle rettangolari, ma comunque qualsiasi tipo, insomma con qualsiasi tipo potete farlo. Ed ecco che appunto avete creato qualcosa di carino, secondo me. Non dico che sia super diverso dalle classiche confezioni monoporzione di confetti, però è un pochino più particolare. Spero che anche questo tutorial vi sia stato utile e come sempre vi ricordo che ne trovate tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.